Questo è un centro di riabilitazione, perché io nasco come fisiatra, quindi come specialista in medicina fisica e riabilitativa. Sono anche specialista in medicina aeronautica e spaziale. Ma come nasce la passione? Nasce praticamente da quando ero piccolo, perché mio padre era un maresciallo, un sottufficiale della 46esima Brigata Aerea di Pisa. Oggi specialmente c'è possibilità per i pazienti di un determinato paese di poter effettuare interventi chirurgici nell'ambito dell'Unione Europea. Necessità che si è accentuata in quest'ultimo anno per la pandemia che c'è stata, pandemia che ha posticipato e di tanto eventuali interventi chirurgici già in programma. Quindi si manifesta questa necessità e sicuramente un paziente può essere operato all'estero, quindi affrontando un viaggio aereo, un corto raggio, quindi un corto raggio si intende un volo aereo che duri dalle 2 alle 3 ore, per poi essere operato in un paese dell'Unione Europea e quindi dopo la convalescenza ritornare. Ovviamente bisogna rispettare alcune avvertenze, per fare in modo che questo viaggio di andata e quindi poi ritorno sia effettuato in sicurezza. Il fatto di affrontare un viaggio aereo può innescare una serie di problematiche che dovrebbero essere conosciute e quindi prevenute a monte. Un centro fisioterapico sicuramente è l'ideale per preparare un buon trofismo muscolare. Il tempo dipende dalle condizioni in cui il paziente si trova prima di affrontare l'intervento, se è un paziente anziano, se è un paziente relativamente giovane, quindi dipende un po' da vari fattori, però di solito 20 giorni, 30 giorni prima sono sicuramente sufficienti per effettuare il viaggio. In un viaggio aereo la prima cosa è il posto di solito sacrificato. C'è una sindrome che si chiama sindrome da classe economica, proprio che mette in evidenza questo spazio ristretto che in un soggetto normale non crea problemi, non ne crea più di tanto. In un soggetto che invece è reduce da un intervento chirurgico può determinare degli effetti collaterali. Bisogna considerare anche che in un aereo comune di linea i valori di pressione e di umidità sono diversi, quindi c'è una pressione ridotta e una umidità ridotta. Questi fattori determinano una disidratazione. Dunque, dopo un intervento chirurgico ortopedico, la medicina fisica riabilitativa è cambiata, quindi bisogna evitare sicuramente l'immobilità, anzi bisogna favorire la precoce mobilità. Come seconda domanda, sicuramente bisogna affrontare il viaggio con una serie di accortezze farmacologiche non indifferenti. Quali sono? Avere una buona fluidità del sangue, quindi i parametri della coagulazione devono essere quantomeno stabili, proprio perché bisogna evitare una aggregazione del sangue che potrebbe poi innescare appunto il fenomeno della trombosi. Di solito si effettua un viaggio di ritorno, sempre dopo la valutazione dell'equipe ortopedica, dell'ematologo, dell'anestesista, con delle dosi di eparina a basso peso molecolare. Per quanto riguarda invece proprio la chirurgia ortopedica, si tende anche in certi casi ad aggiungere una dose di acido acetilsalicilico, che è la comune aspirina. Però questa è una valutazione che va fatta caso per caso al momento poi della dimissione e non prima di quelle 24-36 ore prima di affrontare appunto il viaggio aereo di ritorno. Il manuale IATA è il manuale dell'Organizzazione Internazionale delle Compagnie Aeree, quindi del trasporto aereo internazionale.
che ci dà sicuramente dei parametri, delle linee guida. Quindi intervento chirurgico, precoce mobilizzazione, stare almeno 24-36 ore nella città dove è stato effettuato l'intervento chirurgico e poi, se le condizioni sono stabili, si può affrontare tranquillamente un viaggio di ritorno, mantenendo, perlomeno applicando, tutte queste accortezze di cui si parlava prima. Con le direttive della Comunità Europea, appunto, questo è possibile. È possibile e sicuramente nei prossimi tempi troverà un implemento proprio per queste condizioni di pandemia in cui siamo capitati e che hanno ridotto, sicuramente hanno fermato, quantomeno fermato o posticipato di molto i tempi operatori di interventi che erano già programmati. Sicuramente può essere una buona opportunità per giovani chirurghi, ma non solo chirurghi, anche per anestesisti, per ematologi, quindi per tutta un'equipe, anche a monte del viaggio per fisiatri, per fisioterapisti, quindi sicuramente si può creare una situazione ottimale, purché più professionalità, più professioni sanitarie, più professionalità specialistiche sanitarie si integrino fra di loro, prima e dopo l'intervento.